Zibù stava chiudendo lo zaino quando il drago raffreddato arrivò di corsa soffiando piano dal naso. Aspettami, Disse. ho quasi dimenticato la sciarpa. Zibù sorrise. Senza quella ti raffreddi. Uscirono di casa insieme e presero il sentiero che saliva verso la montagna. Prometti che andiamo piano? Chiese il drago. Promesso. Rispose Zibù. Camminavano vicini, guardando nuvole buffe e sassi strani. Il drago starnutì. Ciao, scusa. Fa parte del viaggio. Disse Zibù. L'aria diventava fresca e il sentiero più stretto. Se mi sento stanco, mi aspetti? Certo. Risero. Salire stancava un po', ma erano contenti perché avevano iniziato quell'avventura insieme e perché non sapevano cosa li aspettava più avanti. Ogni passo li rendeva più curiosi, un po' emozionati e pronti a scoprire qualcosa di nuovo. Anche se la strada era lunga e la montagna restava silenziosa davanti a loro senza fare domande. E ancora. Il sentiero si aprì in una radura e Zibù si fermò. Facciamo una pausa. Disse. Il drago raffreddato annui subito e si sedette sull'erba. Tirarono fuori pane, formaggio e una mela. Picnic in montagna. Disse il drago sorridendo. Mentre mangiavano, un leprotto sbucò da dietro un sasso e li osservò curioso. Ciao. Disse Zibù. Il leprotto si avvicinò e indicò dei rami secchi. Il drago capì. Vuoi aiutarci? Insieme raccolsero legna e accesero un piccolo falò. Il drago si scaldò le mani. Meglio. Il leprotto saltellò felice e poi sparì. Ripresero lo zaino. Ripartiamo? Chiese Zibù. Il drago guardò il sentiero che saliva ancora. Sì, adesso sì. Si alzarono, spensero il fuoco e continuarono, un po' stanchi ma contenti, perché qualcosa era già successo e la giornata aveva iniziato a sorprendere entrambi, senza fretta, insieme verso l'alto lentamente, ancora sorridendo. Salendo ancora sentirono acqua correre veloce e martelli battere legno. Zibù si fermò di colpo e il drago raffreddato quasi gli finì addosso. Davanti a loro comparve il villaggio dei castori, pieno di ponti, dighe e ruote che giravano. Guarda, Disse il drago. Un castoro passò portando rami più grandi di lui. Attenti ai piedi. Disse ridendo. Camminarono tra le case mentre l'acqua scorreva sotto tavole lucide. Un castoro anziano indicò una ruota bloccata. Zibù aiutò a spingerla. Il drago tenne fermo il palo. La ruota ripartì e tutti batterono le code. Grazie. Gridarono. Zibù e il drago si guardarono contenti. Restare lì era facile, caldo, ordinato. Il sentiero continuava sopra il villaggio. Zibù lo indicò. Ancora un po'. Il drago esitò, poi annuì. ancora un po'. Si fermarono sul ponte più grande del villaggio e guardarono l'acqua scorrere sotto di loro. Il drago raffreddato si sedette e allungò le zampe. Così sta bene. Disse. Zibù annuì senza rispondere. I castori lavoravano tranquilli, ridevano, passavano legna. Il castoro anziano si avvicinò. Tra poco chiudiamo per la notte. Spiegò. Il drago guardò Zibù. Potremo restare. Disse piano. Zibù guardò il sentiero che saliva oltre le dighe. Era ancora chiaro, Se restiamo, domani scendiamo. aggiunse il drago. Zibù si alzò lentamente. Io voglio continuare. Disse. Il drago rimase fermo un attimo, poi sospirò. Va bene. Si alzò anche lui. Attraversarono il ponte mentre i castori li salutavano con la coda. Il villaggio continuò a vivere. Zibù e il drago ripresero il sentiero, sentendo che la scelta pesava, ma li teneva uniti ancora più avanti insieme, senza esitare davvero. Il sentiero sopra il villaggio era più silenzioso. Il drago raffreddato camminava più vicino a Zibù.
Sei sicuro? chiese. Zibù annui. Sì, Camminarono ancora un po'. Poi il cielo iniziò a cambiare colore, Sta facendo tardi. disse il drago. Zibù si fermò e guardò in basso. Il villaggio dei castori brillava tra l'acqua e il legno, torniamo? disse. Il drago sorrise sollevato. Scendere fu più facile. Arrivarono a casa stanchi e affamati. Zibù aprì la porta. Dentro era caldo. Si sedettero sul pavimento. È stata una bella giornata. Disse il drago. Sì, Rispose Zibù. Non siamo arrivati in cima. no, ma siamo partiti. Si guardarono e risero piano. Fuori la montagna restava lì. Domani sarebbe stata uguale. Loro un po' meno. E andava bene così. Se questa fiaba ti è piaciuta, segui Zibù nelle sue prossime avventure. Guarda gli altri video del canale, lascia un like per sostenere il nostro lavoro e iscriviti al canale per non perdere nessuna nuova fiaba. La magia continua ogni settimana. Buonanotte bambini, mamma e papà. Mua.